Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le opportunità nascoste di maggio 2025. Ok, abbiamo la carta della morte, amici dei pesci. Si prospetta un periodo di trasformazione, un periodo di cambi. Per qualcuno si tratta di un taglio netto con qualche cosa del passato. Quindi può essere un'abitudine, può essere un lavoro, una relazione, una situazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail per le consulenze personalizzate, i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è anche il link al video di presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali dei tarocchi che si terrà a inizio giugno 2025. Comunque ragazzi, io ho tutte le novità, le promozioni, metto tutto sempre nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Partiamo con un mago. Nascosta, le opportunità nascoste. Wow, ruota della fortuna. Quattro di spade. Diavolo. Asso di spade. Tre di bastoni e 6 di spade. Allora ragazzi, partiamo da questo mago. Il mago è un arcano numero 1, è una carta di inizio, è una carta che indica un'azione eh, fatta per trasformare qualcosa. È la carta dell'alchimista, quindi qui si tratta di prendere dell'energia densa che voi potreste avere e trasformarla in qualche cosa di positivo. E guardate che dopo arriva anche la ruota della fortuna. Andiamo a vedere il mago. Ok, 9 di pentacoli e 10 di spade. Qui ci potrebbe essere la fine di una relazione. Diciamo che il 9 di pentacoli è proprio la carta dei single, però è anche la carta di chi degli autonomi. Quindi prendetela in base a come vi risuoni. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Mm, 2 di pentacoli e morte. Qui è come se ci fosse un qualche questione. Io credo che sia un momento, ragazzi, dove la vita vi porta ad imparare a lasciare andare. Perché qui abbiamo anche un 2 di pentacoli, che è una carta che indica il fatto che stiate in mezzo a due o più situazioni allo stesso tempo e che siano da gestire. Però tenete presente che avete anche la ruota della fortuna qui, adesso poi andiamo a vedere che altre carte vengono, ma potrebbe esserci qualche cosa a livello di insegnamento di anima. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo la regina di denari, imperatore e 2 di bastoni. È come se doveste
trovarvi dentro voi stessi. 4 di spade è una carta di recupero delle energie psicoemotive, però più che tutto per capire come concretizzare, perché il 2 di bastoni è una carta che fa guardare al futuro, ma c'è come un tema sul come concretizzare, su quello che è la realtà, su una concretezza. C'è qualcuno che potrebbe cercare di capire come prendersi meglio cura magari di sé piuttosto che del partner. Andiamo a vedere il diavolo. C'è qualche condizionamento con questo diavolo. 4 di pentacoli e fante di spade. Ragazzi, queste carte mi parlano di regole. Può essere che qualcuno abbia delle regole troppo ferree, delle regole troppo rigide e tenda nel mese di maggio a controllare. Credo che l'ipercontrollo o il dover stare sotto certi canoni, sotto certe regole, vi renda statici in realtà. Cioè, è interessante perché avete una carta di azione all'inizio della lettura e poi carte, diciamo così, di riposo. Andiamo a vedere l'asso di spade. Sacerdotessa è una e nuovamente l'asso di spade. Qui si tratta, ragazzi, di fare chiarezza mentale. Ehm, un consiglio che vi possono dare è quello di osservare le dinamiche dentro le quali vi ritroverete nel mese di maggio, perché credo che molti tenderanno a chiudersi in quanto eh, si potrebbe fare un po' di fatica a creare questo cambio, questo nuovo inizio e quindi c'è come sento come una chiusura, una sorta di staticità. Sapete, no? Quando le persone sono insicure, il fatto di avere delle regole a cui appendersi le fa stare più al sicuro, le fa sentire più nel giusto e quindi è come se pensassero che seguendo quelle regole non succederà loro niente di male, non rendendosi conto che si limitano a quelle regole, ma è una questione di protezione. E difatti abbiamo anche un 4 di pentacoli che proprio è una carta di protezione. Sento che siete proprio in fase e anche qui c'è un 4 di spade, quindi è un momento maggio che vi dà la possibilità di rivedervi proprio a livello materiale. Secondo me c'è qualche tema o inerente ad una casa perché abbiamo 2-4 o qualche questione monetaria. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Torre e cavaliere di spade. Datemi un'altra carta per questa torre. Mago, matto e asso di coppe. Mettiamo così che sono uscite così. È come se aveste paura, però anche qui un altro asso è un mago e anche un matto che è una carta di inizi. È come se aveste paura di lasciare la strada vecchia per intraprendere quella nuova. Per qualcuno si tratta quindi di tenere in piedi sia quella nuova che quella vecchia. Però credo che arriverete a un certo punto dove dovrete controllare tutto sempre troppo costantemente e questo potrebbe portare a una sorta di stagnazione dell'energia, perché è più il tempo che siete lì a controllare che non il tempo che pensate ad espandervi. Con queste carte credo che ci sarà come una comunicazione o una chiarezza mentale. Per qualcuno potrebbe essere un ultimatum, mi dicono, come per dire, ok, o faccio così o faccio cosà, oppure entro la data tale devo aver preso una decisione o devo aver fatto qualche cosa di definitivo. Darsi una data è una tecnica molto efficace per chi tende a procrastinare molto.
Andiamo a vedere il 6 di spade, ragazzi, perché io credo che si tratti proprio di solo questione mentale. Un altro 6 di spade, giustamente, è un 4 di spade. Sì, è ora di lasciare indietro le vecchie credenze, le vecchie limitazioni, i vecchi pensieri. Provate ad analizzare. Io poi nella sezione degli abbonati tratto molto nello specifico queste cose, però provate a pensare al tipo di pensieri che fate inerenti ai soldi, cioè inerenti alla protezione, inerenti alla sicurezza, inerenti a che cosa vi fa sentire protetti e se i soldi effettivamente lo sono, perché secondo me qui c'è una sorta di, mm, come non trasfigurazione, però distorsione della visione del denaro e di quello che vi fa stare sicuri, di quello che vi fa rendere sicuri o di quello che dovete fare per stare sicuri. Però io sento che qui arriva un certo tipo di chiarezza mentale, nonostante non riusciate a pieno, perché secondo me maggio è proprio il mese in cui farete questa trasformazione, questo cambio. Ok, c'è la possibilità a inizio mese, secondo me, di iniziare qualche cosa di nuovo. Con la ruota della fortuna possono arrivare effettivamente delle occasioni, delle opportunità, potrebbero anche essere delle vincite al gioco, del denaro in più, dei premi produzione, dei finanziamenti, potrebbero essere, soprattutto se state aspettando dei finanziamenti per quello che riguarda il lavoro. Non lo so, magari avete aperto un'attività da poco e avete chiesto dei finanziamenti, può essere che a maggio arrivino questi soldi in più o queste occasioni fortunate in più. È come se a inizio mese ci fosse effettivamente quella spinta che però a metà mese devo dire, vi bloccherà un pochettino, cioè l'energia si bloccherà un pochettino proprio per questo tema del controllo piuttosto che del creare qualcosa di solido. Ripeto che per qualcuno potrebbe essere la casa, solido nel senso di materia. E devo dire che qui o qualcuno parlerà chiaro e dirà quali sono, tre di bastoni, i progetti al futuro, nonostante non si riesca ancora, perché qui abbiamo una serie di carte al contrario, È come se fosse in una fase di passaggio, secondo me, nel mese di maggio, ragazzi. Da un lato si aprono queste nuove opportunità, dall'altro dovete imparare a gestire tutto e a capire che cosa non è più fruttuoso, perché anche qui avete un 10 di spade, c'è qualcosa che dovete lasciare indietro, sia che sia a livello lavorativo, sia che sia a livello relazionale. La sento più una questione di vita, cioè, come vi dico, un po' più generica, però come se questo momento riguardasse più settori di vita e anche questa vostra verità. Tenete presente che con la sacerdotessa potrebbe arrivarvi qualche intuizione, qualche presa di coscienza, qualche presa di consapevolezza proprio su quello che è l'ego, su quelle che sono le vostre ideologie egoiche e da qui poi c'è anche questo 6 di spade che si sviluppa, due 6 di spade che si sviluppano e quindi inizierete a lasciare indietro certe credenze inerenti appunto alle sicurezze, a quello che avete imparato in famiglia, a chi dei due per esempio deve prendere, se vogliamo, in mano la relazione, la gestione delle situazioni difficili. Insomma, c'è come qualche regola qua che viene, ragazzi, ridimensionata. Qualcosa viene lasciato indietro, qualcosa viene comunicato, qui c'è una presa di consapevolezza e c'è anche una sorta di liberazione dai pensieri limitanti. Wow, bella lettura, amici dei pesci. Andiamo a vedere qualche oracolo. Carta numero 8. Come vi accennavo prima, qui ci potrebbe essere come un richiamo a qualche movimento karmico. Probabilmente siete davanti a tutta questa situazione perché la vostra anima ha pattuito di imparare a lasciare andare, di imparare a chiudere certe questioni. Qui avete varie carte che mi parlano di chiusura,
2 volte la morte, avete la torre, avete il 10 di spade, avete la ruota della fortuna e varie carte che mi parlano di apertura. Avete 2 volte il mago, avete 1, 2, 3 assi, avete un matto e basta direi. Però insomma ce n'è già abbastanza. Qui vi parla di una assistenza divina, come se ci fosse qualcuno dall'alto che vi supporta. È un po' come dire che siete dentro il vostro disegno divino. E parla anche di alleanze, come se aveste degli alleati. Potrebbe essere, ragazzi, con la sacerdotessa qualche cartomante, qualche astrologa, potrebbero essere delle persone, anche semplicemente le persone che curano con il massaggio, qualche agopuntore, qualcuno che fa Ayurveda, qualcuno che legge le rune. Potrebbe essere una figura alla quale farete riferimento effettivamente nel mese di maggio, come per avere un aiuto a vedere più chiara la vostra situazione. E poi qui abbiamo carta numero 12 e parla di meditare, proprio la meditazione, la meditazione classica, che è quella più difficile, tratta di far adempiere la mente. È come cercare di non pensare a niente, il che non so per quanto tempo sia possibile, dopo quanti anni di allenamento, però che cosa succede? Tra un pensiero e l'altro, quando si crea quello spazio, ok, con cui si cerca attraverso la meditazione, in quello spazio è il momento in cui arriva la canalizzazione. Per quello che serve la meditazione, per silenziare la mente e creare come degli spazi vuoti dentro i quali possono arrivare informazioni. Mm? Andiamo a vedere un koan, ragazzi, un messaggio di meditazione buddista. L'acqua si scalda lentamente e bolle all'improvviso. Quindi è come se vi dicessero: voi applicatevi, fate il lavoro che dovete fare, meditate. Ah, tra l'altro qui fa anche vedere, c'è il fiore della vita dietro, non so se, ecco, forse si vede così, che è una carta, che è un simbolo di geometria sacra di protezione e qui siete abbastanza in protezione. Comunque, qui vi dice che l'acqua, come per dire, le cose si fanno lentamente, poi ad un certo punto arriva il risultato, arriva il movimento, arriva il cambio, arriva, mi viene da dire la liberazione vedendo questa morte. Andiamo ancora a vedere una meditazione di Findorn per concludere in bellezza la lettura. Io sono amore, io sono luce, io sono pace, io sono abbondanza illimitata. Sappi che dove sono io sei tu, perché siamo uno e perché nel profondo del tuo cuore ci sono amore, luce, pace e abbondanza. Soffermati su queste parole: amore, luce, pace e abbondanza, finché le incarnerai e saranno parte di te e verrà trasformato ciò che ancora non è elevato. Io, guardate, c'è stato un periodo dove proprio queste, le prime, le ripetevo proprio come un mantra. Io sono amore, io sono luce, io sono pace, io sono abbondanza. Proprio come un mantra, ragazzi. Bene, amici dei pesci, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere mi piace, potete condividere il video o anche iscrivervi. Se volete iniziare un percorso, scusate, un percorso sulle credenze limitanti con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiega come funziona. E diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche in quella sezione tratto le credenze limitanti, tratto temi di metafisica, di metamedicina, esoterismo, ci sono delle meditazioni che aiutano a sbloccare i traumi, insomma. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.